Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi nuovo pacco, nuova recensione, nuovo laser. Sì ragazzi, questo è un laser 40 watt molto innovativo, grande nelle dimensioni, XL, brand Tivoc, modello X1S. Ragazzi, area utile 80 x 2 metri. Però ragazzi non è che finisce qui, perché questo può essere ancora più esteso come lunghezza, ok? E in più, grazie alla tecnologia, ok, indipendente di ogni modulo laser, possono lavorare anche più laser sulla stessa struttura, possono lavorare anche 2 o 3 laser, perciò con un unico foglio, ok, di legno, con 2 laser o 3 laser potrai fare 3 progetti in una volta, mantenendo solo un telaio, ok? E questo ragazzi è molto interessante. Potenza del laser 40 watt, parliamo di laser a diodo ovviamente come sempre, ed è uno dei più grandi, o meglio ragazzi è il più grande che abbiamo provato e recensito qui sul canale. Vi faccio vedere l'imballo ragazzi, tanta roba veramente. E qui abbiamo manuale d'uso e di istruzioni con nella parte retro QR code Tivoc Spider X1S Pro, ok? Specifica del modello, user manual. Allora ragazzi, tutto il comparto motori, tecnologia è qui, è nella parte del laser. La struttura di alluminio servirà appunto solo come guide laterali. Bene, andiamo a prendere tutto ciò che abbiamo qui dentro, e abbiamo, questi sono le prime guide laterali, ok? 2 metri abbiamo detto per 80, ok? Abbiamo ancora delle guide, sono 2, eccole qui, vedi, sono 2 unite. Le andiamo a mettere qui. Non capisco perché 2 ragazzi sono senza celofan e le altre, come vedi, sono incelofanate. Molto strana questa cosa, ma va bene, continuiamo. Laser, qui c'è il puntatore laser, eccolo qui. Tivoc ragazzi, Tivoc laser 4, ok, perciò classe 4, 24 volt, 40 watt. Nella parte superiore abbiamo il connettore a innesto rapido per l'aria, ok, qua ci va il tubicino. In dotazione, guardate ragazzi, è enorme. Presa corrente 230 volt, uscita 24 volt, 10 ampere, perciò 240 watt. Cavo asciugo che va nell'alimentatore. Poi abbiamo le, eccole qui, queste sono ragazzi le cinghie dentate ragazzi, guardate quante ne abbiamo. E abbiamo anche questi 2 scatolini, 1 e 2, perfetto. Qui ti dicono cosa ti hanno dato, vedi, c'è anche una lista di tutti i componenti sia in questo che in questo qui. Andiamolo ad aprire per vedere. Guardate, cavo per la connessione al computer, USB tipo stampante, ok, scanner. Abbiamo poi tanta minuteria, videria. Qui abbiamo 2 pezzi di alluminio forati, ancora viti, adattatori, i distanziali ragazzi, vedremo nell'assemblaggio. E abbiamo tanta altra roba, guardate, quest'altri sono in alluminio a forma di T, comunque tante cose ragazzi, veramente tante cose. Occhiali di protezione, eccoli qui con la custodia bellina, giravite, antenna wifi,
chiavette per l'assemblaggio e una chiave USB. Che pezzi bellissimi, ragazzi, fantastici, tutto alluminio con le pulegge retro. Andiamo a prendere questo che è il cuore, ok, il cuore, eccolo qui, tutto il laser, ragazzi, dove ci stanno i motori, dove ci sta l'elettronica X1S Pro, ragazzi, tutto qui in questa struttura di alluminio, eccolo qui. Da questo lato, che ora vi faccio vedere, parte superiore, on off, presa di alimentazione che è qui, presa USB della stampante, comunque per connetterlo diretto al PC, e anche una porta micro SD e poi un altro connettore particolare tipo quello telefonico a clip, comunque va bene. Nella parte laterale antenna per il wifi e forse qui c'è una ventolina, sì, forse per la dissipazione dell'elettronica interna. Da questo lato abbiamo un connettore a innesto per l'aria che andrà sicuramente poi cablato internamente e va qui il laser, ok? E qui abbiamo altri due connettori elettrici, sarà per l'alimentazione del nostro laserino, più un altro cavo che è questo qui a 3 poli che alimenterà il laser. Qui abbiamo le ruote, qui queste sono le ruote motrici, quelle che sposteranno l'asse, ok, avanti e indietro sulle guide in alluminio, ok? Perciò lo posizioniamo per il momento così e qui c'è la posizione del laser. Bene, andiamo a prendere loro. Allora, sono le laterali perché sono 1 metro cada una, 1 metro e 1 metro, 2 metri, perciò 2 di queste messe in fila ci daranno i 2 metri. Allora ragazzi, andiamo a mettere le slittine con le 3 ruote, via. Ok, cuscinetti messi in postazione, vedi, 1 e 2, perfetto ragazzi, camminano benissimo, guardali. Bene, vediamo come passano da una all'altra, sì, senza problemi, vedi, da uno all'altro. Ragazzi, il bello di questo sistema è che, come dicevo all'inizio, può essere ingrandito ancora di più, e come? Andando sempre ad aggiungere nuovi moduli d'alluminio, barre, profili, e così cuciti, ok? Perché sono nativi, sono proprio predisposti per questo, vedi? Ogni profilo ha le viti corrispondenti a questi. Perciò ragazzi, voi iniziate con un 2 metri per 80, ma se vorrete in un futuro acquisterete altri di questi e potrete farlo anche per esempio 3 metri per 80, 4 metri per 80, cioè ragazzi tanta roba veramente. Allora ragazzi, questo qui, ok, lato sinistro è un fine corsa, ok, e questo servirà nelle lavorazioni con questo che è tutta una barra fine corsa, ok, questo verde. Ok ragazzi, perfetto, assemblaggio terminato, ok,
Allora, seguendo gli step bisogna andare a mettere le cinghia 1, cinghia 2, vedi, sono appoggiate sulla struttura ma ci sono i tiranti laterali, uno è qui e qui abbiamo il secondo, idem anche dall'altro lato. Nella parte bassa, ok, dell'asse c'è una ruota dentata qui e anche dall'altro lato. Queste gireranno e sposteranno il nostro laser. Montate il laser 40 watt 24 volt, presa di alimentazione più tasto allarm on off, perché ovviamente ragazzi internamente c'è un sistema di allarme e se si deve disattivare basta cliccare qui. Ventolina nel laterale, nella parte superiore, tubo, eccolo qui, dell'aria di soffiaggio, ok, e va qui. Andiamo ragazzi a fare gli ultimi cablaggi e facciamolo partire. Lì abbiamo presa alimentazione 24 volt più cavo USB. Lì abbiamo, come abbiamo visto, lo spessorino, ok, che sarebbe lo 0, che lì nella struttura, proprio lì, c'è il fine corsa, un solo fine corsa che ci bloccherà i movimenti fino a qui. Area utile ragazzi, dovrebbero essere meno di 2 metri, perché 2 metri sono calcolando da qui, ok? Considerando che lo blocca prima, si mangerà quei 10 cm abbondanti. Comunque questo lo vedremo dopo. Allora ragazzi, con il metro alla mano, eccoci qui, area utile, guardando questo, circa 1,75, ok? 1,75 per... ok, siamo arrivati, fine corsa, DIC 1,70, sì, 77, ok, 1,77, cioè gli 80 sono confermati. Per quanto riguarda invece la lunghezza abbiamo visto 1,77. E niente ragazzi, andiamo ad installare l'antennina wifi tirando le somme. Allora ragazzi, posso dirvi che questa laser utilizza una struttura molto particolare. Come visto, le cinghie vengono appoggiate sulla struttura d'alluminio e nell'asse dove c'è il laser, ok, ci sono i rotori che vengono pilotati da un unico motore passo passo. Cosa succede ragazzi? E questo voglio che ne fate già attenzione fin da ora. Considerando questa tecnologia, questa soluzione per gli spostamenti nell'asse Y, la macchina è stata limitata negli spostamenti, nella velocità. Perché ragazzi? Perché appunto non c'è una struttura di cinghie bloccate, fissate, ma è proprio appoggiata sulla cinghia dentata. Detto questo, deve lavorare a velocità moderate per non avere delle perdite di passi, per non saltare, ok? In effetti quando andrai ad utilizzarlo vedrai che la velocità di taglio e incisione resterà sempre invariata, anche se tu da Light Barn andrai a mettere velocità molto alte, 5.000, 6.000, 10.000, lui seguirà sempre solo la sua velocità massima, ok? Perché? Per preservare la precisione nella lavorazione. Perciò non è una macchina super mega velocissima, ok? Se hai bisogno di una macchina grande, di grande formato, ma che sia super velocissima, non è questa. Questa ragazzi ti dà efficienza, velocità quanto basta, perché poi nell'effettivo non è neanche lenta ragazzi, ha una velocità giusta, accettabile, anche perché nel taglio la velocità normalmente è molto inferiore a quella dell'incisione. Perciò se uno la utilizza per tagliare grandi pezzi, allora ragazzi va più che bene, non ve ne accorgete neanche che va un pochino più lenta. Questo invece è un problema, o lo può diventare se dovete fare delle incisioni,
Perché ragazzi si prende il suo tempo, appunto perché la struttura è diciamo appoggiata. Poi ragazzi voglio ricordare anche che questa macchina può lavorare anche senza la struttura in alluminio laterale, perché dal lato di sotto ci sono le ruote, quelle ruote possono spostare il laser avanti e indietro, destra e sinistra, ok? Ragazzi questo è il risultato finale, per questo video è tutto, grazie, ciao e al prossimo video!